Ciao, sono Anna di Cullando, benvenuti sul mio canale. Oggi assieme a voi andremo a realizzare questo splendido cestino fatto in fettuccia di cotone, lavorato su una base in legno forata. Il cestino è realizzato a punto stella, un punto straordinario, con l'applicazione delle mezze perline. Io spero che sia facile per voi perché sono i miei primi video tutorial. Spero di non essere troppo complicata nelle mie spiegazioni, perché non sono abituata, perché di solito lavoro in silenzio, quindi per me è un po' difficile parlare su un telefonino che registra e quindi niente, vi auguro una buona visione e passiamo alla lista dei materiali che ci vogliono per realizzarlo. Eccomi i materiali per realizzare il cestino. Oggi lo faremo in versione rosa e bianco. Questa è la fettuccia di cotone sia in rosa che in bianco. In totale ci vogliono circa 500 grammi di fettuccia, poi regolatevi voi visto che il lavoro in bianco è molto poco rispetto al rosa in questo caso. Poi ci vuole una base in legno forata, eccola qua. Poi ci vogliono due uncinetti, uno numero 7 e uno numero 4, le forbici, la colla a caldo e dei brillantini a mo' di diamantino che poi andremo a incollare. Ok, passiamo alla realizzazione vera e propria. Ok, rieccomi. Cominceremo facendo dei punti bassi sui fori che ci sono. Cominceremo con 1, 2, 3 e 4, in ogni foro un punto basso. Ogni 4 punti bassi andremo a fare un aumento, visto che il fondo è circolare, dobbiamo andare a inserire degli aumenti. E allora andremo a lavorare su ogni, andiamo a pescare il filo, questo lo andiamo a cavallare così in modo che non esca poi in seguito, e faremo un punto basso. Andiamo nel secondo punto basso e andiamo a fare un altro punto basso e ne facciamo 4. Nel quinto andiamo a fare un aumento, 1 e 2 nello stesso foro. Io adopero fettuccia di cotone che è più rigida perché proprio il cestino voglio che sia rigido. È un po' più difficile da lavorare la fettuccia rigida di cotone, ma vengono lavori spettacolari. Nel frattempo io ho nascosto il filo dell'inizio del lavoro sotto i punti bassi in questo modo, e poi lo andiamo a tagliare. Bastano un 4-5 e poi andiamo a tagliare il filo così. Tiriamo un po' e tagliamo, e continueremo a lavorare sempre nello stesso modo, facendo 4 punti bassi su ogni foro, uno su ogni foro, e poi l'aumento. Faremo così tutto il giro fino
alla fine, ci vedremo qui. Ok, arrivata alla fine del giro, andremo a fare un aumento nel primo punto basso dove che abbiamo iniziato il lavoro, quindi lo faremo qui. Ok, fatto. Ora andremo a tagliare e andiamo a chiudere il giro uscendo il filo, prendendo il filo da qua, lo usciamo dall'altro lato e poi andiamo a fare così, in modo che tutti i punti saranno uguali. Per questo taglio il filo, perché non ci devono essere differenze nella chiusura del giro. Per me non ci devono essere differenze. Se noi non tagliamo il filo e andiamo a fare poi il prossimo giro senza tagliare, si vedrà sempre una differenza. Invece in questo modo non si vede nulla. Poi il filo lo facciamo uscire da qua sopra, in modo tale che al prossimo giro, anzi al prossimo ancora, si andrà a nascondere sotto il lavoro e qui sarà proprio pulito il lavoro. Allentiamo un po' il primo punto basso, così. Questi sono piccoli segreti, dico io, per venire un lavoro perfetto, perché io amo la perfezione nel mio lavoro, quindi non ci devono essere stacchi, differenze dove si vede che si va al prossimo giro, non si deve vedere. Io preferisco nascondere poi il filo. Ok, ora andiamo a fare con l'uncinetto numero 7 un giro di punti bassissimi su ogni punto basso sottostante e faremo così. Andiamo in un punto qualsiasi del nostro lavoro e andiamo a fare così. Accavalliamo il filo in questo modo, così, e andiamo nel prossimo, così, e facciamo un punto basso in questo modo, così, e dietro è così. Aggiustiamo un poco, così, vedete? E andiamo a lavorare su ogni punto, cercando di non lavorare azzeccati. Allunghiamolo un po' il filo e andiamo qua e tiriamo su, così. Devono essere nello stesso, diciamo, nello stesso gradino tutti e due i fili. Non facciamo così e tiriamo dentro, no, deve essere alla pari con l'altro, con il primo, e usciamo. Così, e facciamo tutto il giro in questo modo. Entriamo, tiriamo su e facciamo il punto bassissimo su ogni tiriamo su e facciamo così in tutto il giro. Facciamo in questo modo, vedete? Con la fettuccia in cotone è un po' più difficile,
ma è il primo giro, poi verrà più semplice il lavoro. Ma se volete un lavoro rigido deve essere così. Ok, ci vediamo alla fine del giro quando arriveremo qui. Ok, siamo arrivati alla fine del giro. Ora che cosa faccio? Sempre la stessa cosa. Taglio, esco il filo e vado a chiudere sempre nello stesso modo, prendendo il filo così, lo usciamo, andiamo qua, e chiudiamo in questo modo. Poi il filo in eccesso lo prendiamo da qua sotto, lo usciamo così, in questo modo, nel retro del lavoro, e lo andiamo a prendere da qua e lo usciamo sopra. Così. Anche quello dell'inizio facciamo la stessa cosa, lo prendiamo da qua e lo facciamo uscire da sopra. Vedete? Questi tre poi li andiamo a nascondere nel lavoro che andiamo ad eseguire. Vi faccio vedere il bordo perfetto, non si vede nessun gradino, niente, vedete? Ecco, ora andiamo a fare su questo, sopra questo giro di punti bassissimi, andiamo a fare un giro di punti bassi, cominciando da dove volete. Andiamo a inserire l'uncinetto in un punto bassissimo, così, agganciamo il filo, usciamo fuori, così, andiamo a cavallare la codina e facciamo un punto basso, così, su ogni punto. Su ogni punto in questo modo, e nel frattempo nascondiamo tutte adesso le codine. Facciamo un giro di punti bassi, vedete? Così. Tiriamo sempre un po' la codina. Allentiamo sempre il lavoro in ogni punto. La prima codina nascosta. E andiamo a lavorare sempre allo stesso modo, con dei punti bassi. Adesso c'è questa codina e la metto qui e la nascondo. Così, e lavoriamo sopra. Tiriamo un po' e tagliamo così, e non si vedrà più nulla, però il lavoro è eccellente. Vedete? E nascondiamo anche le altre codine sotto sempre il lavoro, così, in questo modo, e nascondiamo anche qua così, e ci vediamo alla fine del giro. Ecco fatto, abbiamo finito di fare tutti i punti bassi e sono arrivata all'ultimo punto, dove andrò a tagliare, anche perché dobbiamo cambiare colore.
quindi tagliamo, usciamo il filo, andiamo a chiudere sempre allo stesso modo, così e così. Non ci sono differenze, tutti i punti sono uguali e perfetti, tutti uguali. Ok, ora andiamo a cominciare il punto stella. Ok, cominciamo il punto stella. E allora cominciamo da un punto qualsiasi, infiliamo l'uncinetto in un punto basso al centro dei punti bassi e cominceremo. Quando cominciamo il lavoro accavalliamo sempre il filo, così facciamo una catenella e una seconda catenella, così allunghiamo il filo in questo modo, carichiamo il filo e nella prima catenella andiamo ad inserire il filo e tiriamo su in questo modo, carichiamo di nuovo il filo e andiamo una seconda volta, così carichiamo nuovamente il filo e andiamo nel primo punto che abbiamo lavorato al centro dei due punti bassi, usciamo il filo e tiriamo su, carichiamo il filo, saltiamo un punto di base e andiamo nel secondo, così, e tiriamo su, carichiamo il filo, andiamo sempre nello stesso punto e tiriamo su, così. Poi carichiamo il filo, però questa volta mettendo il pollice qui in questo posto, prendiamo il filo e lo teniamo col pollice, non lo facciamo uscire e passiamo da tutti i punti piano piano, perché non è facile far uscire tutti i punti. Poi, uscita la fettuccia, abbiamo questo punto e andiamo in quello che abbiamo tenuto e chiudiamo tutti i punti con un punto bassissimo, così, è una catenella. E questa è mezza stella, un quarto forse di stella, ecco. Dopodiché tiriamo di nuovamente su, allunghiamo il filo, carichiamo il filo e andiamo al centro della stella dove si è formato questo occhiello e andiamo dentro, tiriamo su, carichiamo il filo e andiamo nuovamente nell'occhiello e tiriamo su, carichiamo il filo, andiamo dove c'è l'ultimo punto, la punta della stella, qui dentro, e andiamo a pescare il filo e tiriamo su, carichiamo il filo, peschiamo e tiriamo su, carichiamo il filo, saltiamo un punto, questo, e andiamo a lavorare in questo. Aiutatevi con le dita a tenere il lavoro, tiriamo su, carichiamo il filo, nuovamente peschiamo il filo, tiriamo su e abbiamo tutto questo qua. Prendiamo il filo, lo teniamo col pollice per non farlo uscire e usciamo da tutti i punti aiutandovi con le mani, così
tiriamo un po' e andiamo sul filo che abbiamo trattenuto col pollice e facciamo un punto bassissimo e una catenella. Ecco qua. Questo è un quarto di stella, diciamo. La stella si completa nel prossimo giro che andiamo a fare sopra e lavoriamo così per tutto il giro. Questo, se ormai è trattenuto la codina, la possiamo anche tagliare così. Ok, quindi andiamo su, carichiamo il filo, andiamo nell'occhiello al centro, diciamo, della stella e facciamo per 2 volte, 1 e 2. Carichiamo il filo e nella punta della stella qui andiamo a fare altre 2 gettate, 1, carichiamo il filo sempre, e 2, carichiamo il filo, saltiamo uno di base, andiamo nel secondo e tiriamo su, carichiamo il filo per 2 volte così, teniamo il filo col pollice e usciamo da tutte le gettate, chiudendo con un punto bassissimo e facendo una catenella. Questo qua lo faremo per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro e abbiamo finito il primo giro. Eccolo qua. Ok, adesso faremo il secondo giro per completare la stella e faremo così. Andiamo a chiudere con un punto bassissimo in questo punto qui, l'inizio della prima stella, e chiudiamo in questo modo con un semplice punto bassissimo, così facciamo una catenella e andiamo, carichiamo il filo e andiamo qui nell'occhiello dietro il lavoro e facciamo 1, gettata, e 2, gettata, e andiamo nel secondo occhiello davanti al nostro lavoro, qui 1 e 2, gettata, teniamo sempre il filo col pollice e usciamo da tutte le gettate piano piano così e chiudiamo nel filo che abbiamo tenuto col pollice e chiudiamo con un punto bassissimo e una catenella. Adesso carichiamo il filo, andiamo qui in questo occhiello e facciamo sempre le nostre gettate, sempre caricando il filo. 1, carichiamo il filo e andiamo nel secondo occhiello e facciamo 1, gettata, e 2, così teniamo il filo e usciamo da tutte le gettate e chiudiamo sempre così, allo stesso modo, punto bassissimo e una catenella e la stella è completa. Man mano che lavoriamo si completeranno le stelle, quindi gettata sull'uncinetto, nell'occhiello, entriamo,
gettata, nuovamente gettata nel secondo occhiello, 1 e 2, teniamo il filo col pollice e usciamo da tutte le gettate, chiudiamo con un punto bassissimo e una catenella e lavoriamo così per tutto il giro, completando le stelle. Avete visto? Ora sono 2 le stelle complete. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco fatto, siamo arrivati alla fine nel completare le stelle. L'ultima stella la volevo fare con voi, sempre dentro l'occhiello, 2 volte carichiamo il filo e questa è la stella dell'inizio. Chiudiamo così, usciamo da tutte le gettate, chiudiamo con un punto bassissimo, una catenella e andremo a chiudere nel primo punto con un punto bassissimo, così. Direi che è uno spettacolo bellissimo. Ora andremo a fare sopra un giro di punti bassi. Ok, ho tagliato il filo e adesso andiamo a lavorare con la fettuccia bianca. Cominciamo da un punto qualsiasi, cominciamo da qua e andiamo a fare dei punti bassi, un giro di punti bassi. Accavalliamo sempre il filo e facciamo il primo punto basso, poi facciamo il secondo, così per tutto il giro. Andiamo a fare e nascondiamo anche la codina, io la chiamo codina. Ok, e faremo vedete, andiamo a fare sopra tutti i nostri punti bassi per tutto il giro. Questa la tagliamo, non ci serve più, e lavoreremo tutto attorno al nostro cestino, così. Ok, tagliamo anche questo rosa che non serve più e lavoreremo tutto attorno al cestino. Ci vediamo alla fine. Ho completato il giro di punti bassi, ho chiuso sempre alla stessa maniera, come ho spiegato prima, e adesso andiamo a fare un giro di punti bassissimi sul bordo, cominciando da qui. Accavalliamo e facciamo dei punti bassissimi attorno proprio al bordo del cestino, in ogni punto, così. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco, abbiamo finito l'ultimo giro di punti bassi sul bordo
proprio, vedete? Ci sono ora queste codine da nascondere in mezzo al lavoro, si vanno a nascondere con, io li nascondo con l'uncinetto, nascondendoli dentro il lavoro, in questo modo. Lo facciamo per 2-3 punti bassi, così che non esce in un futuro. Così, e lo facciamo per tutte le codine. Poi tagliamo l'eccesso e poi passiamo ad applicare i brillantini che metteremo con un pochissimo di pochissima colla a caldo, così al centro di ogni stella, così andiamo a mettere su ogni occhiello al centro della stella con poca colla, pochissima, e ci vediamo non appena andrò ad applicare tutti i brillantini. Ecco qui, il mio cestino è pronto e spero anche il vostro. Ho messo i brillantini ed è venuto uno spettacolo, secondo me, bellissimo. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Io vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!